Ciò che ci occorre ragazzi per fare il bue e l'asinello per il mio presepe, avremo bisogno per l'asinello avremo bisogno il grigio, il beige e il nero, mentre per fare il bue io ho usato un marroncino scuro e sempre del beige e del nero. Quindi questi sono i colori principali per fare sia il bue che l'asinello, quindi il grigio scuro, il beige, il marrone e il nero. Ovviamente mi sono servita anche degli occhietti per poter decorare e metterli sulla faccia, e ovviamente poi con del feltro nero ho fatto delle orecchie sia per l'asinello che per il bue con del feltro nero. Poi vi mostrerò perché ho usato del feltro nero. Per fare il bue e l'asinello io ho usato uno schema un po' particolare, non ho seguito il classico schema all'uncinetto, fare dei giri, degli aumenti e quindi lavorare a cerchio. No, ho usato un metodo molto più creativo e molto più carino. Ve lo mostrerò adesso. Con due dimensioni diverse di Pompon Maker io ho creato i miei animaletti, quindi sia l'asinello che il bue. Cosa ho fatto? Per l'asinello ho creato praticamente questo, uno di grigio più grande, un altro grigio più piccolo, del beggiolino e due neri. Questi due neri saranno le zampette dell'asinello, questo sarà il corpo dell'asinello, questa la testa e questo è il musetto da parte. Unirò i pezzetti tra di loro, ovviamente con delle forbici darò una piccola shape qui, farò una forma al viso e al musetto, e una volta uniti tutti insieme vi farò vedere l'effetto finale. Lo stesso ho fatto con il bue, ho fatto la stessa cosa, cioè un pompon grande per il corpo, la stessa cosa ho fatto per il viso, un mezzo pompon per il musetto del nostro bue e ovviamente due zampine, scusatemi, per le gambe. Adesso con la colla calda io unirò tutti i pezzi insieme e vi farò vedere l'effetto finale dei miei animaletti, ovvero dell'asinello e del bue. Ed eccoci qua ragazzi col risultato finale. Questo è l'asinello, come potete vedere, e questo è il bue. Ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto, spero che questa nuova versione del bue e l'asinello vi sia piaciuta. Se nel caso volete lo schema classico del bue e dell'asinello, scrivetelo qui sotto nei commenti che sarò felice di fare un extra video per voi per mostrarvi come fare il bue e l'asinello con uno schema tradizionale. Ricordo sempre di iscrivervi al mio canale per supportarmi e come sempre ci vediamo il prossimo martedì con un nuovo video. Ciao!